Salve gente, io sono Luca e in questo fantastico episodio volevo parlare del verbo bersela. Il verbo bere sicuramente lo conoscete o comunque dovreste conoscerlo. In questo caso il verbo non è bere ma è bersela, quindi bere più sela. Ok, forse avete già visto verbi di questo tipo e sapete come si coniugano. In ogni caso cogliamo l'occasione per ripassarlo. Allora, c'è bere che fa io bevo, tu bevi, lui beve, lei beve, noi beviamo, voi bevete, loro bevono, ok? A questo punto c'è bersela che sarà io me la bevo, tu te la bevi, lui o lei se la beve, noi ce la beviamo, voi ve la bevete, loro se la bevono. Quindi, come vedete, il la rimane costante. Vi ho coniugato il verbo al presente, al passato invece sarà me la sono bevuta, te la sei bevuta, se l'è bevuta, ce la siamo bevuta, ve la siete bevuta, se la sono bevuta. Il verbo bersela può essere usato in senso letterale, quindi col significato di bere, o in senso metaforico, idiomatico. In questo episodio ci interessa il senso idiomatico. Per quanto riguarda il senso letterale, bersela viene usato quando per esempio si sta parlando di qualcosa, per esempio di una Coca-Cola, e uno chiede cosa ci ha fatto Luigi con la Coca-Cola? E uno risponde se l'è bevuta, quindi questo è il verbo bersela in senso letterale. Per quanto riguarda il significato idiomatico, bersela fondamentalmente significa crederci. Per esempio qualcuno mi racconta una cosa, io ci credo, quindi posso dire che io me la bevo. In particolare, bersela viene usato quando qualcuno racconta una storia che è piuttosto inverosimile o comunque insolita. Ecco, una persona mi racconta una storia insolita, io me la bevo. Cosa significa? Che io ci credo. In questo senso spesso quindi troverete il verbo bersela con il non, quindi non me la bevo, non te la bevi, non se la beve, eccetera, eccetera. Per esempio, se una persona mi racconta una storia che a me sembra davvero inverosimile, io gli posso rispondere ascolta, questa storia non me la bevo, oppure ascolta, questa non me la bevo. Che significa? Ascolta, a questa storia non ci credo. Non credo a questa storia. Non credo che questa storia sia vera. Non credo che tu stia dicendo il vero. Oppure, per esempio, facciamo finta che una persona si stia giustificando con me, mi stia spiegando il motivo per cui non ha fatto una determinata cosa, facciamo finta che eravamo d'accordo che questa persona facesse una determinata cosa, questa persona non l'ha fatta e mi sta spiegando un motivo assurdo per cui non l'ha fatto e mi sta raccontando qualcosa del tipo no, sai, questa cosa non sono riuscito a farla perché davvero ho avuto degli imprevisti, ieri è stato male il cane l'ho portato all'ospedale, poi però mentre andavamo all'ospedale è successo questo, poi siamo arrivati, è successo quest'altro, insomma mi racconta cose assurde o comunque che a me sembrano inverosimili. Io gli posso dire ascolta, sta storia non me la bevo, mi sembra strana, oppure più verosimilmente gli posso dire semplicemente sì, vabbè, come no. Oppure facciamo finta che io e una mia amica ci dobbiamo inventare una qualche scusa, un motivo per cui non abbiamo fatto una determinata cosa e poi io devo andare a parlare con la persona in questione, no? Allora io vado da questa persona e gli racconto perché non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, gli spiego il motivo che ci siamo inventati, cerco di essere convincente, cioè faccio del mio meglio affinché questa persona creda a quello che dico. Poi quando torno dalla mia amica, lei mi chiede come sia andata, mi chiede allora ci ha creduto? Io le posso rispondere sì, sì, se l'è bevuta. E in questo caso vuol dire che sì, ci ha creduto. Nonostante questa fosse una storia inverosimile, ci ha creduto. Oppure le posso rispondere no, no, non se l'è bevuta. No, no, mi sa che non se l'è bevuta. Che significa mi sa che non ci ha creduto. Mi sa che ha capito che era una cosa inventata. Oppure facciamo un altro esempio, facciamo finta che ci sia una persona che quando va in un museo è abituata a dire che è uno studente, anche se in realtà non è uno studente. Questa persona fa così per avere gli sconti, quindi pagare di meno il biglietto. Poi di solito gli addetti lì dei musei non chiedono i documenti, quindi questa persona riesce a pagare meno il biglietto, dice sono uno studente e gli fanno pagare di meno. E poi magari un amico gli chiede ma come fai a pagare così poco per entrare nei musei?
E questa persona risponde, ma sì, ma gli dico che sono uno studente e se la bevono sempre. Quindi, che significa se la bevono sempre? Ci credono sempre. Poi è chiaro che il verbo bersela non ha sempre un significato idiomatico, ma questo lo capite da voi. Per esempio, se si sta parlando di una Coca-Cola e qualcuno dice se l'è bevuta, è evidente che il là in questo caso si riferisce alla Coca-Cola. Per esempio, se qualcuno chiede ma che fine ha fatto la Coca-Cola? E l'altro risponde se l'è bevuta. In questo caso non è bersela come crederci, ma evidentemente è bersela come bere. Una persona si è bevuta la Coca-Cola. Quindi evidentemente a seconda del contesto bersela ha un valore idiomatico oppure semplicemente bersi qualcosa. Per esempio facciamo finta che qualcuno mi chieda ma cosa ci hai fatto con la Coca? Vabbè, ok, una domanda un po' assurda, comunque sia. Io a questa persona posso rispondere me la sono bevuta. Evidentemente qui bersela non c'entra niente col discorso del crederci. Molto banalmente mi sono bevuto la Coca-Cola. Invece, quando ha il valore di crederci, il là evidentemente si riferisce al concetto di storia, cosa che viene detta o raccontata. Quindi, se si volesse scomporre, bersela vuol dire credere a una storia, credere a qualcosa che viene detto. In un certo senso, bersela è simile a cascarci. Cosa vuol dire cascarci? Vuol dire che qualcuno ci dice qualcosa, qualcosa di falso e noi ci crediamo. Quindi spesso vi può capitare di sentire una persona che vi dice una cosa, voi rimanete sbalorditi e dopodiché la persona si mette a ridere e vi dice ah ah ci sei cascato, che significa ah ah ci hai creduto, era uno scherzo. Ecco, spero che sia tutto chiaro, che questo video vi sia stato utile, detto ciò vi saluto.